Voglio toccare, ragazzi, i 5 km. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Michele. Vi siete mai chiesti che distanza può raggiungere un drone top di gamma come il DJI Mavic 2 Pro? Beh, io sì, e ad essere sincero non ho mai eseguito un range test con questo drone perché semplicemente ho ancora paura di perdere 1500 euro in mare. Però, dato che me l'avete chiesto in tanti ed oggi è una giornata quasi perfetta per volare, facciamo questo test. Ovviamente il mio DJI Mavic 2 Pro è totalmente originale, stock, senza nessun firmware o applicazioni terze parti installata, quindi è tutto originale, compreso il radiocomando senza antenne aggiuntive o altra roba strana. No, DJI nella scheda prodotto segna 8 km di distanza massima raggiungibili dal DJI Mavic 2 Pro grazie al suo protocollo radio OcuSync 2. Sarà vero? Beh, scopriamolo subito ragazzi, e mi raccomando lasciate attivo l'audio perché commenterò passo passo la traversata. Speriamo bene. Ok, siamo pronti, fatto il check delle eliche, i motori sono ok, 99% di batteria, ho calibrato la bussola e partiamo. Vai! Siamo in modalità P, non ho calibrato il gimbal quindi potrebbe essere leggermente storto. Facciamolo arrivare a 70 metri di altezza. Bene, ho visto già un uccello che ha superato il drone. Sì. Restiamo un po' più in alto per evitare qualche uccello malefico. Come vedete ragazzi, se non calibrate il gimbal nemmeno un drone DJI ha un'inclinazione perfetta, anzi. Ora proverò, intanto metto a fuoco, provo a muovere un po' il gimbal per vedere il ritardo del ritorno video sul radiocomando, che mi sembra ancora praticamente eccellente. Siamo al 94% di batteria, andremo avanti fino al 70%, lo ripeto, in modo da avere a ritorno una carica residua buona. Cercate di non andare mai fino al 50% all'andata e 50% di ritorno, altrimenti rischiate, se trovate un po' di vento contrario, di finire male con il drone. Allora, siamo arrivati già, e tra l'altro mi sa che il vento ora ce l'ho in questo caso mentre sto andando, perché vedo che la batteria scende un po' più del normale. Siamo già a quasi 1,5 chilometri. Il segnale, come vedete, ha perso solo una tacca, è davvero molto buono. Vediamo il 90% di batteria, lo abbiamo sul 1,5 chilometri, sì, esatto, sta scendendo abbastanza rapidamente. Allora, continuando così, in teoria dovremmo arrivare attorno ai 4 km con il 70% di batteria. Noi continuiamo la nostra traversata oceanica. Ok, ho avuto un piccolo cedimento del segnale, proviamo a farlo andare un po' più in alto per evitare qualche altra interferenza. Vi ricordo che le cose che vanno a consumare maggiormente la batteria sono specialmente quando fate alzare il drone e lo fate abbassare, quelle consumano molta batteria. Allora, segnale, siamo a 3 tacchette, come vedete è leggermente meno fluido la schermata video, si è anche leggermente allineato l'orizzonte, ma non più di tanto. La batteria ora scende un po' meno rapidamente, forse è diminuito il vento, o se è girato me lo troverò a ritorno. Bene, siamo già quasi a 2,5 chilometri. Ecco che il segnale inizia ad essere
bello disturbato. Mi sa che tra poco si attiverà automaticamente il ritorno a casa. Comunque è molto veloce il drone nel raggiungere queste distanze, nonostante non sia in sport mode. Provo ad alzarmi, mi avvicino al drone di 3 metri. Vediamo se arriviamo almeno a 3 km. Il segnale sembra magicamente migliorato ora. Ok, mi ero fermato un attimo per stabilizzare l'immagine. Tre tacche, perdonatemi, di segnale. L'immagine è ancora abbastanza fluida e siamo a 3 km di distanza. Siamo sui 1500 metri ogni 10% di batteria. Ok, rallentiamo, facciamo stabilizzare l'immagine. E mi sa, ragazzi, mi sa che siamo arrivati quasi al limite del nostro Mavic 2 Pro. Vediamo se va ancora un po' più lontano. Siamo al 79% di batteria. Come notate, ci sono delle zone tipo attorno ai 2000 metri in cui il segnale era molto più disturbato, qui non lo è. Quindi anche se siete sul mare ci sono sempre zone più pericolose, con più interferenze, tenetene sempre conto. Rallento un po' per non perdere troppo segnale. Vediamo di arrivare a 4 km. Ci siamo quasi. Perfetto, abbiamo superato i 4 km. Il segnale ora è a 4 tacche, pensate un po'. Eravamo arrivati a 2 tacche e mezzo a 2 km e mezzo, cioè a 2 tacche a 2 km e mezzo. Perdonatemi, ho un po' di ansia quando faccio questi test, potete ben immaginare. Riusciremo ad arrivare sui 5 km con il 70%? No, non credo. Sì, i miei calcoli erano esatti. 70% di batteria, 4500 metri. Il 72%, arriviamo al 70% di batteria. 71%. Voglio toccare, ragazzi, i 5 km. Ecco, si è attivato il ritorno a casa automatico. Lo annulliamo, proviamo a spingere. Siamo arrivati, ragazzi, a 5 km. Ora facciamolo tornare indietro. Vediamo come va la batteria. Allora, 5 km con il 30% di batteria circa. Ovviamente il ritorno a casa è molto conservativo. Cerchiamo di allinearci, sto tornando indietro manualmente. E ora sale l'ansia, ragazzi, sale l'ansia, tornerà indietro oppure no? Rimuovo questo messaggio perché mi sta un po' mettendo tanta ansia. Cerchiamo di allinearci con la nostra linea
di ritorno a casa. Allora, 70% era 15%, 1500 metri all'andata, ora vediamo al 55% se siamo a 3500 metri, meno più. Segnale sempre molto stabile. Sto cercando di allinearmi con la linea di ritorno a casa perché lo sto facendo manualmente. Ecco, ora dovrebbe farcela. Sopra vediamo che è verde la linea. Quindi, allora, 3500, siamo al 62% di batteria, quindi sì, il vento era leggermente più forte all'andata rispetto che al ritorno, come pensavo. Ecco, qui sui 3000 metri il segnale è più disturbato rispetto ai 5 km, per assurdo. Forse c'è qualche interferenza, non lo so. Siamo quasi a 3000, a 3 km. Siamo allineati. Dovrebbe essere, ecco, guardate, qui anche all'andata c'era il problema di segnale radio, anche questa volta. Il 60% di batteria, dovremmo arrivare con il 40% circa. Segnale leggermente disturbato, un po' di lag. Ok, 2 km ragazzi, attorno ai 1000 metri attivo il ritorno a casa automatico di precisione. Non dovrebbero esserci particolari problemi, anche perché mi sto allontanando dalla linea di ritorno a casa, come vedete in basso a sinistra. 50% di batteria, 1700 metri. Segnale quasi massimo. Ok, mi sto allineando di nuovo. 1,5 km, abbiamo ancora il 50% di batteria. Ok. Che ansia ragazzi, che ansia. Bene, 1 chilometro, io attiverei il ritorno a casa automatico, dovrebbe scendere sui 70 metri penso. Vabbè, ora è più alto, quindi scenderà dopo. Va bene, vediamo se atterra precisamente dove è partito. Ora inizia a scendere, vediamo se prende la base di decollo, in questo caso la base di atterraggio. Metri, 40 metri, eccola lì, la prenderà.
Ok ragazzi, è tornato, siamo al 40% di batteria, avevo fatto i calcoli abbastanza bene, 5 km andata e ritorno con un po' di vento, siamo attorno ai 20 km/h di vento e direi niente male. Ok ragazzi, rieccoci qui, fortunatamente il nostro DJI Mavic 2 Pro è tornato a casa sano e salvo con il 40% di carica residua circa. Penso che sarebbe arrivato comunque attorno ai 6 km di distanza, ma non ho voluto comunque rischiare. 5 km li ha raggiunti senza particolari problemi, l'avete visto anche voi, sì, ogni tanto il segnale era un po' ballerino, però devo dire che ovviamente è un drone top di gamma e lo si capisce anche dalla qualità del segnale video. Ora, una cosa molto importante amici, io questo test l'ho eseguito a puro scopo dimostrativo, non so dove appoggiare il Mavic 2 Pro, quindi lo terrò in mano. Voi non fatelo, perché io quando faccio questi test sul mare dove non c'è nessuno da poter ferire a parte qualche pesce o qualche gabbiano, che al massimo andrebbe a distruggere lui il mio drone, beh, a parte questo io faccio questi test a mio totale rischio e pericolo, con appunto il rischio di perdere in questo caso 1500 euro di drone per una stupidaggine alla fine, perché alla fine cosa ottenete da questi range test? Sì, sono carini da fare una volta per vedere dove può spingersi il vostro drone, però una volta fatto e capito sono inutili. Io vi consiglio quindi di non farli, perché non servono praticamente a niente, a parte su questi canali YouTube come il mio per capire un po' se quello che dice la casa madre sulla distanza massima è vero oppure no. Direi che ci siamo quasi, non sono 8 km ma 6 km, 6 km e mezzo li raggiungerebbe tranquillamente. Ho visto alcuni che purtroppo hanno perso il loro drone perché forse ingenuamente spingono il drone fino al 50% di carica residua in lontananza e ovviamente al ritorno, se c'è qualche problema come un po' di vento a sfavore, ecco, il drone non riuscirà mai a tornare indietro al punto di partenza e lo perderete a 1, 2, 3 km di distanza. Quindi se dovete fare proprio questi test di distanza, fateli con una buona carica residua di riserva. Avete capito, no? Ok ragazzi, ora voglio sapere la vostra, cosa ne pensate di questa distanza raggiunta dal DJI Mavic 2 Pro. Ovviamente anche il Mavic 2 Zoom raggiunge la stessa distanza in quanto utilizza anche lui l'OcuSync 2. Secondo voi è soddisfacente? Sì, no, è troppo poco? È troppo troppo? Beh, parliamone insieme qui sotto nei commenti. Ragazzi, se volete acquistare il DJI Mavic 2 Pro o il Mavic 2 Zoom a un prezzo davvero scontato, il minimo sul web, vi lascio link e coupon qui sotto in descrizione video. Sempre in descrizione video amici trovate anche il link per entrare nel nostro canale Telegram delle offerte, dove pubblico i nuovi coupon su questo, perché i coupon non sono eterni, scadono e li ripubblico su Telegram, il nostro gruppo Facebook Drone Tecnologia Italia, canale Instagram, entrate numerosi ragazzi. E infine, se volete supportarci, noi non chiediamo nessuna donazione, nessun abbonamento, ma un semplice e gratuito like. Iscrivetevi a questo canale, attivate la campanella per ricevere le notifiche sui nostri nuovi video e se volete condividete questo video a tutti i vostri amici. Direi che questo è davvero tutto, mi sono fatto una sudata incredibile, questa è la mia maglietta tattica che non fa notare quanto ho sudato e direi che nulla, io sono soddisfatto, un segnale radio davvero ottimo, ovviamente meglio del Mavic 2 Pro non ce n'è al momento nel settore commerciale hobbistico. Se avete qualche domanda o volete consigliarmi qualche nuovo video da fare con questo bellissimo drone, fatemelo sapere come sempre con un commento. Questo è davvero tutto, noi ci vediamo al prossimo video sempre qui su Addicts2Games. Ciao ragazzi!